Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo sopra i campi flegrei, non stanno semplicemente riprendendo immagini dall'alto. Stanno entrando in un sistema geologico che si muove, che si deforma, che accumula e rilascia energia sotto i nostri piedi. Questa caldera non è un paesaggio immobile, è un organismo complesso che respira, degassa e cambia nel tempo. Noi siamo qui per osservare quel respiro, ogni giorno. Vi portiamo dati, immagini reali, misurazioni dirette, perché questa terra fragile e potente merita attenzione costante, non interpretazioni improvvisate. Prima di entrare nel vivo dell'aggiornamento, vi ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro attraverso il nostro spazio, Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto concreto che ci permette di mantenere operativi i droni, sostituire batterie, aggiornare strumenti e continuare a documentare senza interruzioni ciò che accade nella caldera. Il link è in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group, dove condividiamo quotidianamente immagini e dati dal campo. Veniamo a ciò che è accaduto. Tra ieri e oggi la fumarola dei Pisciarelli ha straripato. I forti temporali hanno riempito completamente la camera termale e l'acqua bollente, carica di minerali, si è riversata lungo via Pisciarelli con forza evidente. Ieri il fenomeno si è verificato, ma non siamo riusciti a documentarlo direttamente. Oggi invece sì, e quello che abbiamo osservato è estremamente significativo. La fumarola è diventata un vero e proprio lago, un bacino di acqua termale che trabocca formando un fiume diretto verso la strada. Il degassamento è intenso, continuo, la pressione osservata è alta. Tutte le fumarole limitrofe risultano in piena attività. Le forti piogge hanno aumentato la dinamica del sistema idrotermale superficiale, saturando le camere e favorendo lo straripamento. Abbiamo misurato la temperatura alla fumarola Pisciarelli, 104,9 gradi centigradi. Il valore resta elevato e coerente con il trend delle ultime settimane. Come sempre, mostriamo a schermo il grafico aggiornato delle temperature. Successivamente ci siamo spostati al cratere della Solfatara. Anche qui la situazione racconta la stessa storia. Le pozze di fango sono completamente piene, fino a formare un lago di fango e acqua termale nella zona opposta alla Bocca Grande. La fumarola Bocca Grande oggi è in fortissima pressione. Colonne di vapore vulcanico dense e abbondanti si alzano in modo continuo. Anche le fumarole minori e la parte alta del cratere mostrano un'attività fumarolica molto intensa. Temperatura alla Bocca Grande, 182,4 gradi centigradi. Anche in questo caso, grafico aggiornato a schermo. Adesso però dobbiamo affrontare un altro punto. Proprio mentre documentavamo lo straripamento, ha iniziato a circolare online un contenuto secondo cui un satellite Sentinel avrebbe rilevato una risalita improvvisa di magma e cambiamenti drastici nel sistema idrotermale. Abbiamo analizzato attentamente ciò che è stato scritto e divulgato. I satelliti Sentinel, in particolare Sentinel-1, utilizzano tecnologia radar interferometrica per misurare deformazioni millimetriche della superficie terrestre nel tempo. Non osservano direttamente il magma, non vedono ciò che accade a chilometri di profondità. Registrano movimenti della superficie. Attribuire a un satellite la capacità di rilevare direttamente una risalita magmatica significa fraintendere completamente lo strumento. Un'intrusione magmatica reale non si identifica con un'immagine isolata o una mappa condivisa sui social. Si riconosce attraverso un insieme coerente di segnali, variazioni sismiche specifiche, deformazioni localizzate anomale, cambiamenti nella composizione dei gas, anomalie termiche persistenti. Tutti parametri monitorati costantemente dalle reti ufficiali. Ad oggi, nessun ente scientifico ha dichiarato che sia in corso una risalita improvvisa di magma. Inoltre, nei testi diffusi vengono utilizzati termini che non appartengono al linguaggio tecnico della vulcanologia. Espressioni improprie, concetti forzati, definizioni che nessun vulcanologo utilizzerebbe in un documento scientifico. Quando il linguaggio è impreciso ma caricato di toni drammatici, bisogna fermarsi e verificare. È fondamentale stare attenti a questo tipo di allarmismo non verificato, perché nei momenti in cui un fenomeno visibile cattura l'attenzione,
come lo straripamento tra ieri e oggi. È facile collegare ogni evento superficiale a scenari profondi e immediati, ma la realtà è più complessa. Le forti piogge possono infiltrarsi nel sistema idrotermale, aumentare temporaneamente la pressione nelle camere superficiali e favorire lo straripamento. È una dinamica superficiale legata all'interazione tra acqua meteorica e sistema termale attivo. Questo non significa che i campi flegrei siano fermi. Non lo sono. Il suolo continua a sollevarsi, le temperature restano elevate, il degassamento è importante, la caldera è attiva. Ed è proprio per questo che serve rigore. Tra un sistema in pressione e un'eruzione imminente c'è una differenza enorme, fatta di dati, verifiche e conferme ufficiali. Noi continueremo a monitorare ogni giorno, con i nostri droni e con le nostre misurazioni dirette. Continueremo a confrontare ciò che osserviamo con i bollettini ufficiali e con i dati scientifici disponibili. Vi ricordiamo inoltre che sul nostro canale YouTube è attiva 24 ore su 24 la nostra live con webcam, puntata sulla fumarola Pisciarelli e sismografi in tempo reale. Potete osservare direttamente ciò che accade, in ogni momento, grazie a chi ci segue e sostiene il nostro lavoro. Da Solfatare News è tutto per questo aggiornamento. Restate informati, restate vigili, restate con noi.